Non conta solo dare la risposta giusta, ma capire davvero il motivo per cui è giusta. Benvenuti all'episodio 27 della serie Quiz Patente B. Oggi vi aspettano 30 domande per mettere alla prova la vostra preparazione in modo serio e concreto. Dopo ogni domanda ascolterete la risposta corretta e una spiegazione semplice e precisa, per trasformare ogni quesito in un vero ripasso utile per l'esame. Cominciamo subito. In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe incrociare un tram. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia un attraversamento tranviario, cioè la presenza di una linea tranviaria non regolata da semaforo, che può intersecare la carreggiata, interferire con la marcia dei veicoli, oppure ridurre lo spazio disponibile per la circolazione. In tale situazione il conducente deve aumentare l'attenzione, moderare l'andatura e tenere conto della possibile presenza del tram, evitando di impegnare i binari o di ostacolarne la marcia. L'idea di poter incrociare un tram è quindi coerente con il significato del segnale. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra. Indica quindi un tratto di strada non rettilineo, con possibile visibilità ridotta e con maggiore difficoltà di controllo del veicolo. Non segnala in alcun modo che la retromarcia sia consentita. In un tratto caratterizzato da curve ravvicinate, la marcia del veicolo richiede particolare prudenza, velocità moderata e manovre essenziali, mentre la retromarcia rappresenta una manovra pericolosa per la riduzione della visuale e per l'interferenza con la normale circolazione. La sosta è vietata sulle piste ciclabili, ma non agli sbocchi di esse nel caso sia di breve durata. Falso. Sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse non è vietata soltanto la sosta, ma è vietata anche la fermata. La breve durata non rende lecita la manovra, perché l'interruzione temporanea della marcia per esigenze rapidissime rientra nella fermata, e proprio in questi punti essa non è ammessa. Il conducente deve quindi lasciare completamente liberi sia la pista ciclabile sia il punto in cui essa sbocca sulla strada, per non ostacolare il transito dei velocipedi e per non creare situazioni di pericolo. Una spia di colore rosso, contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che bisogna cambiare l'olio di lubrificazione del motore. Falso. Il simbolo raffigurato identifica la spia della pressione dell'olio motore. Quando questa spia rossa si accende durante la marcia, segnala che la pressione dell'olio nel circuito di lubrificazione è insufficiente e che il motore può non essere lubrificato correttamente. Non indica quindi la normale sostituzione periodica dell'olio, ma una condizione di anomalia che richiede l'arresto del motore appena possibile in condizioni di sicurezza, per evitare danni gravi agli organi meccanici. Il segnale raffigurato vieta il transito alle cisterne vuote. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto che vieta il transito ai veicoli e ai rimorchi che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua. Il divieto quindi riguarda il trasporto di tali sostanze e non il semplice fatto che il veicolo sia una cisterna. Una cisterna vuota, in quanto tale, non rientra automaticamente nel divieto rappresentato dal segnale. Sono infatti ammessi, ad esempio, i veicoli che trasportano prodotti non inquinanti e le autocisterne che trasportano acqua. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo O deve attendere il transito del veicolo A. Falso. Il veicolo T passa per primo, ha la precedenza perché circola su rotaie. Poi il veicolo O non incrocia veicoli da destra e deve dare la precedenza solo al tram.
Infine, il veicolo A deve attendere che transiti il veicolo O che proviene da destra. È vero che i veicoli transitano nell'ordine T, O, A. Il veicolo T transita per primo. Il veicolo O deve attendere il transito del veicolo T, ma passa prima del veicolo A. Il veicolo A deve attendere il transito del veicolo O. Anche se le loro traiettorie non si intersecano, i veicoli A e T non possono transitare contemporaneamente. Infatti, A deve dare la precedenza ad O. La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urtare altri veicoli che manifestano l'intenzione di compiere la stessa manovra. Vero. La manovra di sorpasso richiede una valutazione molto accurata dello spazio disponibile, della visibilità e dei movimenti degli altri utenti della strada. Tra i principali fattori di rischio vi è proprio la possibilità che un altro veicolo inizi o segnali a sua volta un sorpasso, creando una situazione di interferenza laterale o di collisione. Prima di spostarsi a sinistra, il conducente deve quindi accertare che la manovra possa essere compiuta senza pericolo e che il veicolo che precede non abbia già segnalato un'analoga manovra. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area vietata al transito delle biciclette. Falso. Il segnale raffigurato indica l'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Si tratta quindi di un segnale di obbligo destinato a individuare uno spazio riservato alle biciclette, non un'area in cui il loro transito sia vietato. La sua presenza segnala che quel tratto è specificamente destinato alla circolazione ciclabile. Nel caso di collisione o di tamponamento, i paraurti sporgenti e rafforzati, bull bars, rendono i fuoristrada meno pericolosi per gli altri veicoli. Falso. I paraurti sporgenti e rafforzati non rendono il fuoristrada meno pericoloso per gli altri veicoli. Al contrario, in caso di urto possono aggravare le conseguenze dell'impatto, soprattutto nei confronti di veicoli più piccoli, perché aumentano la rigidità e l'aggressività della parte anteriore del veicolo. Per questa ragione, il conducente di un fuoristrada deve considerare che tali elementi possono provocare danni più gravi e richiedono quindi una guida particolarmente prudente. Quando si avvicina ad un incrocio, il conducente deve sempre usare la massima prudenza, anche quando gli altri conducenti devono dargli la precedenza. Vero. In prossimità di un incrocio, il conducente deve moderare la velocità, osservare con attenzione i movimenti degli altri veicoli e prepararsi a eventuali comportamenti irregolari o imprevisti. Il diritto di precedenza non elimina il dovere di prudenza, perché l'incrocio è un punto della circolazione in cui le traiettorie dei veicoli possono intersecarsi e il rischio di incidente è maggiore. Anche quando la precedenza spetta al proprio veicolo, resta necessario affrontare l'intersezione con particolare cautela. Il pannello integrativo rappresentato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere in caso di pioggia. Falso. Il pannello raffigurato in figura A non indica la distanza di sicurezza da mantenere in caso di pioggia. Si tratta del pannello integrativo di estesa, riconoscibile dalle due frecce verticali e dall'indicazione 380 metri, che serve a segnalare la lunghezza del tratto stradale al quale si riferisce il segnale principale posto sopra. Se è abbinato a un segnale di pericolo, indica per quanti metri si estende il tratto pericoloso. Se è abbinato a un segnale di prescrizione, indica per quanti metri vale la prescrizione. L'indicazione relativa alla pioggia appartiene invece a un diverso pannello integrativo usato per segnalare la strada sdrucciolevole in caso di pioggia. Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato. Vero. Le rotaie del tram rappresentano un elemento particolarmente insidioso per i veicoli a due ruote, soprattutto quando la carreggiata è bagnata.
In tali condizioni diminuisce l'aderenza tra pneumatico e superficie stradale e il contatto con il metallo delle rotaie può favorire slittamenti, sbandamenti e perdita di equilibrio. Il pericolo aumenta ancora di più durante la frenata, nelle variazioni di traiettoria e nel passaggio effettuato con velocità non adeguata. Per questo motivo, in presenza di rotaie, il conducente di un motociclo o di un ciclomotore deve rallentare, evitare manovre brusche e attraversarle con la massima cautela. In presenza del segnale raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza. Falso. Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada con diritto di precedenza. Tale condizione attribuisce al conducente una posizione favorita rispetto ai veicoli provenienti dalle strade subordinate, ma non elimina il dovere di guidare con prudenza. In prossimità delle intersezioni resta sempre necessario moderare l'andatura, controllare attentamente il comportamento degli altri utenti della strada e tenersi pronti a prevenire situazioni di pericolo. La precedenza quindi non consente di affrontare l'incrocio senza particolari cautele, perché la sicurezza della circolazione richiede comunque attenzione costante. Il segnale raffigurato preannuncia, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. Vero. Il segnale raffigurato indica dare precedenza nei sensi unici alternati. Viene collocato quando, per una strettoia per lavori stradali oppure perché una parte della carreggiata è sbarrata, il passaggio non può avvenire contemporaneamente nei due sensi di marcia. In tale situazione il conducente deve rallentare, valutare se il tratto è già impegnato da veicoli provenienti di fronte e, se necessario, attendere il loro transito prima di proseguire. Il segnale raffigurato è collocato sulla colonnina luminosa posta al centro di una rotatoria. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di rotatoria e impone di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Non viene collocato sulla colonnina luminosa posta al centro della rotatoria, ma all'ingresso dell'area in cui si svolge la circolazione rotatoria, cioè nel punto in cui il conducente si immette nell'anello. Sulle strade extraurbane può inoltre essere preceduto dal segnale di preavviso di circolazione rotatoria. L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la tossicità. Vero. L'impianto di scarico serve a raccogliere e convogliare all'esterno i gas prodotti dal motore, contribuendo nel contempo a ridurne la nocività. La sua funzione non riguarda soltanto l'espulsione dei gas, ma anche la diminuzione della loro tossicità, oltre alla riduzione della pressione, della temperatura e della rumorosità. Per questo motivo esso costituisce un elemento essenziale, sia per il corretto funzionamento del veicolo, sia per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto, RCA, il contratto con la formula bonus-malus viene automaticamente annullato se si provocano più di 2 incidenti. Falso. La formula bonus-malus non comporta l'annullamento automatico del contratto in caso di più sinistri provocati. Essa prevede, alla scadenza annuale, una variazione della classe di merito e quindi del premio assicurativo, con peggioramento della posizione dell'assicurato quando vi sono sinistri con responsabilità. Il meccanismo incide dunque sul costo della polizza e sulla classe assegnata, non determina di per sé la cessazione automatica del contratto. Inoltre, per alcuni sinistri rientranti nel risarcimento diretto, l'assicurato può anche rimborsare l'importo liquidato per evitare la penalizzazione della classe di merito. Il controllo dei freni che producono rumore, oltre ad aumentare la sicurezza, può ridurre la rumorosità del veicolo. Vero. I freni che emettono rumore durante la frenata devono essere controllati e, se necessario, sostituiti o ripristinati. Questo intervento ha una duplice utilità. Da un lato contribuisce alla sicurezza della circolazione,
perché riguarda un organo essenziale del veicolo. Dall'altro, può ridurre il rumore prodotto durante l'uso del mezzo. La manutenzione dei freni rientra quindi sia nella prevenzione dei guasti che incidono sulla frenatura, sia nelle misure utili a contenere la rumorosità del veicolo. Le corsie A, B e C rappresentate in figura sono a doppio senso di circolazione. Falso. Le corsie raffigurate sono corsie di preselezione individuate da frecce direzionali tracciate sulla carreggiata. Esse servono a incanalare i veicoli nella manovra consentita all'incrocio e non indicano affatto che ciascuna corsia sia percorribile nei due sensi di marcia. In questo caso le frecce stabiliscono, per ogni corsia, le direzioni consentite al conducente nell'attraversamento dell'intersezione. Si tratta quindi di corsie riservate a specifiche direzioni di marcia, non di corsie a doppio senso di circolazione. La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito comando posto sul cruscotto. Falso. La spia che segnala il mancato agganciamento delle cinture di sicurezza è un dispositivo di avvertimento destinato a richiamare immediatamente l'attenzione del conducente e degli occupanti sull'omesso uso delle cinture. Non è prevista la sua disattivazione mediante un normale comando sul cruscotto da parte del conducente. La sua funzione è quella di segnalare una condizione di mancata sicurezza durante la marcia e, in molti veicoli, può essere associata anche a un avviso acustico. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto che vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Non riguarda invece i veicoli destinati al trasporto di persone. Di conseguenza, un autobus, anche se ha massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, può transitare in presenza di questo segnale, salvo diversa limitazione imposta da altra segnaletica. Sulle strade extraurbane principali è consentito superare la velocità di 110 km/h, ma solo nei tratti di strada in discesa. Falso. Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo generale di velocità è di 110 km/h e non può essere superato per il solo fatto che il tratto sia in discesa. La pendenza della strada, anzi, richiede un controllo ancora più attento della velocità, perché può aumentare lo spazio di arresto e rendere più difficile mantenere il pieno controllo del veicolo. In caso di precipitazioni atmosferiche, il limite si abbassa ulteriormente a 90 km/h. Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale temporaneo di lavori in corso. Preannuncia la presenza di un cantiere stradale, di operai al lavoro, di materiali depositati o di macchine operatrici sulla strada o in prossimità di essa, e impone quindi di rallentare e prestare particolare attenzione. Non indica, da solo, un senso unico alternato. Quest'ultimo, quando necessario per la riduzione della carreggiata o per l'organizzazione del cantiere, viene segnalato con dispositivi specifici, come il semaforo temporaneo, oppure i segnali di precedenza nei sensi unici alternati. Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri. Vero. Quando davanti al veicolo opera una macchina sgombraneve, il conducente deve mantenere una distanza di almeno 20 metri. Questa distanza è necessaria per evitare i pericoli legati alla ridotta visibilità, alla possibile proiezione di neve o detriti e alle manovre operative del mezzo. In presenza di sgombraneve in funzione, occorre inoltre moderare la velocità e seguire il veicolo con particolare prudenza. Il segnale raffigurato fuori dai centri abitati si trova dopo il segnale di pericolo attraversamento pedonale.
Vero. Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale e ne localizza con precisione il punto sulla carreggiata. Sulle strade extraurbane e anche sulle strade urbane di scorrimento, questo segnale deve essere preceduto dal corrispondente segnale triangolare di pericolo, che ha funzione di preavviso. Il conducente viene così prima avvisato del possibile attraversamento dei pedoni e poi informato del punto esatto in cui esso si trova. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo H deve attendere che siano transitati i veicoli D e B. Falso. Nell'incrocio rappresentato il veicolo H passa per primo. Il veicolo D deve infatti dare precedenza a H, il veicolo B passa dopo D e il veicolo L per ultimo. L'ordine corretto di transito è quindi H, D, B, L. Di conseguenza non è corretto affermare che H debba attendere il passaggio dei veicoli D e B. Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano 150 metri prima di un confine di Stato. Falso. Le luci raffigurate sono un dispositivo luminoso usato in corrispondenza dei passaggi a livello, in particolare con semibarriere e, in determinati casi, anche senza barriere. Quando sono in funzione, impongono di arrestarsi prima della linea di arresto e segnalano l'arrivo del treno o la chiusura imminente del passaggio. Non hanno alcun collegamento con il confine di Stato. L'indicazione di 150 metri riguarda invece i pannelli distanziometrici di avvicinamento al passaggio a livello, non queste luci lampeggianti. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante sporca di terra, bisogna lavarla quanto prima con acqua pulita. Vero. In presenza di una ferita sanguinante sporca di terra, il primo intervento corretto consiste nel pulirla con acqua pulita per ridurre il rischio di contaminazione. Dopo questa operazione, la ferita va coperta o tamponata con materiale sterile oppure, se non disponibile, con un panno il più possibile pulito, evitando manovre inutili e senza rimuovere eventuali corpi estranei conficcati nella lesione. Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, quando effettua una svolta a destra. Vero. Nella svolta a destra il conducente deve avvicinarsi il più possibile al margine destro della carreggiata, così da eseguire la manovra in modo corretto, ordinato e prevedibile per gli altri utenti della strada. Questa regola vale per qualunque veicolo, indipendentemente dalle prestazioni del mezzo. Tenersi vicino al margine destro riduce il rischio di intralciare altri veicoli, limita manovre inutilmente ampie e contribuisce alla sicurezza dell'intersezione. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non leggero, oltre 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 kg. Vero. La patente B con codice armonizzato 96 abilita alla guida di un complesso formato da una motrice della categoria B e da un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, quando la massa massima autorizzata complessiva supera 3.500 kg, ma non oltrepassa 4.250 kg. Questa estensione serve quindi proprio per i casi in cui la normale patente B non è più sufficiente, ma non è ancora necessaria la patente BE. Anche questa prova si è conclusa. Continuate ad allenarvi con costanza, perché ogni simulazione fatta bene vi porta un passo più vicino al superamento dell'esame. Fatemi sapere nei commenti il vostro risultato finale. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete il video. Alla prossima simulazione!